Non so quanti di voi lo sanno, ma è in corso una ribellione su Minecraft Italia e tutti i server di Minecraft stanno partecipando ed è una roba assurda. Mi raccomando, lasciate un bel like e guardate il video fino alla fine, ma iniziamo subito. La skin del Napoli, ma sei un fratello, un fratello. Sicuramente, allora, facciamo finta che siamo un giocatore medio di Minecraft, ok? E vogliamo trovare un server su quale giocare perché di fare la nostra vanilla ci siamo scocciati. Però non guardiamo YouTube, o comunque non conosciamo i youtuber Mr. Domi o altri che siano che giocano sui server, ma seguiamo soltanto youtuber tipo Kendall, Lion, questi youtuber qua che fanno soltanto video, diciamo, privati tra virgolette. Allora io non so come trovare un server Minecraft e che faccio? Vado su Google e cerco server di Minecraft e il primo risultato che appare è questo sito, Minecraft Italia. Questo sito lo utilizzo spesso anche io per la serie dove andiamo a provare i server più scrausi di tutti. Questo sito ha una particolarità, ovvero che il founder in realtà di questo sito era completamente sparito da mesi e le uniche persone che lo stavano portando avanti erano gli admin di questo sito perché appunto gli piaceva il progetto eccetera eccetera, ci tenevano e quindi lo stavano portando avanti loro e il sito non dava problemi, non ne aveva di alcun tipo finché il founder non c'era. Tutto il casino è nato con il ritorno di questo founder, Clover, founder che non appena è tornato ha fatto un casino assurdo, ha stravolto il sito ed è per questo che poi dopo sono nate tutte le ribellioni e gli scioperi di cui ora vi parlerò. Non appena sto founder Clover è tornato, ha preso e ha levato tutto il vecchio staff, tutta la vecchia amministrazione, boom, l'ha fatta scoppiare tutta, ha levato tutti, via. E da qui tutto il resto dello staff rimanente sul sito e dei server hanno incominciato a scioperare, ma all'inizio non si sapevano bene le intenzioni e le motivazioni di questi scioperi. Magari, che ne sai, sto founder aveva trovato qualcosa di losco, qualcosa di nascosto dentro, è arrivato lui e ha fatto paladino della giustizia e stava sistemando tutto. Magari. Questo è perché poche ore dopo il suo ritorno, una lista che è sempre andata avanti semplicemente a voti, quindi se a me un server piace lo voto e se il server ha più voti è più in alto in classifica, tra l'altro si bottavano i voti ma questa è un'altra storia. Ora, in cambio di cifre in realtà assurde, potevi quindi piazzare dei banner in questo sito per sponsorizzare il tuo server, ma non parliamo di prezzi, capito? Cifre, prima c'erano degli abbonamenti per supportare di pochi euro. Si parte dai 100 euro se vuoi sponsorizzare il tuo server Minecraft sul sito, e vi ripeto, fino ad ora era tutto basato quasi sulla meritocrazia, fino ad arrivare a dei banner più grandi con una cifra di quasi 500 euro al mese. Non lo so, a sto punto mi faccio prima a comprarmi io un sito, anche perché parliamoci chiaro, quante persone usano direttamente il sito e non scoprono un server tramite video di youtuber? In realtà la percentuale non è enorme come si possa pensare. Ok, complimenti agli youtuber fatti, dove avevo bisogno di farmi un complimento. GG, ho vinto. E da qui in poi c'è stata un'escalation. Ovviamente se prima avevi levato le persone che portavano il server avanti e già tutti si stavano levando di mezzo, ora anche i server si stavano levando di mezzo e non può esistere il sito di Minecraft Italia senza i server di Minecraft Italia dentro. E tra l'altro sto Clover si era chiuso in una bolla, le persone provavano a contattarlo, provavano a parlargli, a dirgli oh, ma che stai facendo? Ma non era possibile potergli parlare. E da qui è iniziato il vero e proprio sciopero, ovvero tutti i server che sparivano dalla lista appunto per protestare contro le scelte di questo founder. E quindi MetaMC, che era il primo server in lista, sono caduto da solo, ma anche CoralMC stesso e tantissimi altri server anche storici in realtà di Minecraft che esistono da tantissimi anni hanno deciso di oscurarsi dal sito e che fin quando non sarebbe cambiato qualcosa non sarebbero tornati online, come è giusto che sia. E quindi appunto stavano incominciando a sparire tutti i server dalla lista di Minecraft Italia, soprattutto i più importanti. E la cosa si è ingrandita talmente tanto che sono arrivati ad un certo punto a fare delle live, i founder dei server stessi, dove appunto si lamentavano e parlavano di tutti i problemi e di tutte le cose sbagliate che stessero appunto accadendo. Cioè tu immagina che figata che varie persone che in realtà potenzialmente sono in concorrenza tra di loro si sono riunite tutte quante per un problema comune e parlandone in una live insieme. Cioè è una roba assurda, quasi da film. In più succede un'altra cosa particolare, ovvero che i vecchi amministratori che sono stati rimossi pubblicano una loro testimonianza dove parlano di tutto il passato, dove parlano di tutto quello che è successo sempre con questo Clover e di tutti i retroscena di cui non eravamo a conoscenza. E questo post
è un qualcosa di assurdo, perché sembra tipo uno spiraglio. È presente, no? Quando tipo stai giocando ad un gioco e trovi tipo quei documenti che sono nascosti nell'angolo che ti vanno ad aggiungere parecchia storia, parecchia trama al racconto. Esatto, è una roba del genere ed è bellissimo. E inizia raccontando che lui tutte queste cose, e racconta che per riservatezza in ambito lavorativo lui tutte queste cose non le ha mai volute dire, ma che gli sembra giusto per la community di appunto dirlo. Facciamo così. Ole. E racconta che già all'inizio faceva casini sul server Discord, cioè che per qualche motivo, secondo lui, tutti gli account dovevano avere dei nomi di mob a caso, perché gli faceva ridere questa roba. E racconta di come aveva sempre avuto delle idee pazze, sia per il server Discord, dove loro poi dopo dovevano sistemarlo mentre lui era FK, sia come aveva delle idee proprio pazze in generale. E da qui nasce una cosa che è fighissima, una cosa che in realtà abbiamo già visto accadere in passato e che appunto è accaduta. Vi ricordate il Lunar Client? Sapete come è nato il Lunar Client? Ovvero che tutti gli staffer buoni dell'ex Cheatbreaker, che era un virus, si sono riuniti e hanno creato il Lunar Client. Allo stesso modo, tutti gli staffer che volevano fare un progetto serio e che erano stati rimossi da Minecraft Italia hanno creato il loro sito Mine Alpha, dove ci dovrebbe essere una moderazione migliore, e tutte queste cose che hanno criticato sicuramente non ci saranno sul loro sito, altrimenti sarebbero incoerenti. Come abbiamo visto prima, anche il loro Discord era un bordello e quindi hanno cambiato anche quello. Il sito ora lo rifaranno da capo, e mi sa che per la serie dei server scrausi dovremo utilizzare ora questo sito, a quanto pare. Tra l'altro durante questa live è stato detto che uno dei server storici probabilmente tornerà, ovvero ArenaCraft, che fate conto ArenaCraft era il core LMC di tanti anni fa. Comunque tutte queste info le ho ottenute grazie a Minecraft TG, visto che mi memate sempre dicendo che sembra che faccio il TG. A sto punto ho preso le notizie direttamente da loro, in modo tale che incoroniamo questo meme, e un po' tutto il server avrà appunto queste funzioni. Ed è assurdo come nel tempo si vedono rivivere cose o ne succedono sempre di nuove. E ora come ora questa sembra essere l'ultima notizia che abbiamo inerente a questa storia, quindi in realtà dopo tutto questo casino questo signore Hacklover non ancora ha detto nulla in merito. In tutto ciò questo Hacklover non ha ancora risposto, ma che dire, ha dimostrato di essere una persona che in questo momento è soltanto interessata ai soldi e non a fare un progetto per la community, e credo che una cosa del genere a Minecraft, ora come non mai, non serva qualcuno di questo tipo. Io nel mio piccolo voglio supportare questo nuovo progetto che hanno fatto di Mine Alpha, e quindi dalla prossima volta che farò la serie dove proviamo i server li vedremo da quel sito. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, mi raccomando un bel like è d'obbligo. Nulla, ci si becca domani alle 14 con un nuovo video. Bella.